Ciao a tutti! In questo video ti elencherò una serie di bugie che il narcisista attua nel corso della sua vita e ti darò qualche consiglio su come difenderti dalle sue continue manipolazioni, come smascherare le sue menzogne e come frenare questi aspetti del suo carattere. Uno dei tratti che distingue il narciso è proprio la sua maestria nell'ingannare con le sue bugie gli altri e persino se stesso. Infatti la manipolazione messa in atto dal narcisista è basata sulla sua bravura di alterare la realtà a proprio piacimento. Il narciso è un vero e proprio bugiardo, patologico, e sono convinta che ad un certo punto della sua vita abbia perso la capacità di distinguere ciò che è finzione e ciò che è realtà. Il narcisista mente deliberatamente a tutti, ossia a familiari, amici, colleghi e partner. Giocano un ruolo importante la sua assoluta mancanza di rispetto verso il prossimo e la sua mancanza di empatia. Il fatto stesso di avere un'innata inclinazione al tradimento e quindi di dover gestire diverse relazioni fa di lui un bugiardo seriale. Ma cerchiamo di capire quali sono le principali bugie del narciso a seconda degli obiettivi che desidera raggiungere. Pensiamo al periodo del love bombing e a quante menzogne la vittima prescelta è costretta a subire, come ad esempio le promesse di un amore eterno. Per non parlare delle sceneggiate che il narcisista attua per giustificare il suo comportamento, come ad esempio gli scatti d'ira che con il trascorrere del tempo diverranno sempre più frequenti. Solitamente tale situazione si verifica verso la fine della fase del love bombing. Un'altra tecnica utilizzata dal narciso per ingannare la sua vittima è il gaslighting, una pratica questa tra le più subdole e pericolose che possono condurre la vittima a dei veri e propri problemi di carattere psicologico. Il narcisista è incline ad interrompere spesso le relazioni con le sue donne, per poi fare quasi sempre il ritorno, ed è proprio in tale fase che utilizza diverse bugie, come ora sono qui e non ti lascerò mai più, oppure ho capito che sei la donna della mia vita, e ancora non ci lasceremo mai più. Con questo suo modo di fare cerca di destabilizzare nuovamente la sua vittima e purtroppo il più delle volte riesce nel suo intento. A questo punto è opportuno trovare un sistema per difenderti da questi tipi di attacco. Per prima cosa i tuoi campanelli di allarme si metteranno in moto e tu non dovrai fare altro che ascoltarli attentamente e non sottovalutarli mai. Non cercare di giustificare il tuo narciso, poiché non farai altro che prolungare la tua sofferenza. Osserva accuratamente le sue espressioni del viso e del corpo e se ritieni che ti possa essere utile, vai a vedere il mio video, Il linguaggio del corpo del narcisista, dove spiego il significato dei suoi gesti. Nella speranza che tu possa prendere lo spunto, ti racconto in che modo mi sono difesa io dalle menzogne del mio ex narcisista. Ogni volta che mi accorgevo che mi stava mentendo, lo bloccavo sul nascere e gli facevo presente che non credevo ad una sua sola parola. Dopodiché gli elencavo con precisione tutte le sue contraddizioni e tutti i suoi tentativi di manipolazione, spiegandogli pure quale poteva essere lo scopo di quel suo comportamento. Ma la cosa che lo spaventava maggiormente era quando io, oramai esausta, lo avvertivo che avrei reso pubbliche le sue tecniche manipolative e che avrei chiamato personalmente tutte quelle persone che lui stesso stava coinvolgendo nelle sue bugie. Sto parlando delle classiche triangolazioni. Quindi è importante impedire al narciso di continuare su questa linea, perlomeno con te. Non temere le sue reazioni e ricordati che tu sei nel giusto. Bloccalo sempre sul nascere e non permettergli mai di mancarti di rispetto. Sfortunatamente per il narciso mentire è un insieme di reazioni emotive, cognitive e comportamentali che si instaurano e si susseguono in maniera circolare nell'intento di impedire impulsi percepiti come un pericolo. Ma la cosa peggiore è che il narcisista non dispone dei mezzi
per dare un taglio a questo suo cortocircuito mentale. Se questo video l'hai trovato interessante, lascia un like e iscriviti al mio canale. Grazie per avermi seguita.